Benvenuto nella piattaforma di dropshipping, io sono Valentina e ti spiegherò come effettuare l'accesso. Collegati a questo link. Per effettuare il login inserisci username e password che hai ricevuto quando hai attivato il tuo abbonamento. Seleziona il sito a cui sei registrato e premi login. Da questa schermata puoi osservare l'andamento dei tuoi ordini, controllare i prodotti all'interno del tuo carrello e verificare se sono presenti nuovi messaggi. Per inserire i prodotti nel carrello, clicca su Shopping Cart. Ricordati che è un carrello reale e quindi gli articoli verranno rimossi dalla disponibilità del sito di ingrosso da cui stai acquistando. A questo punto clicca su Add Product e poi su Browse. Puoi inserire la referenza dell'articolo nel campo di ricerca oppure selezionarlo all'interno del menu catalogo. Seleziona il marchio e il prodotto da ordinare. Qui puoi compilare i campi facoltativi con i riferimenti interni del tuo sito o del marketplace su cui hai concluso la vendita. Compila questo campo con la quantità che vuoi ordinare. Ricorda che la quantità minima è 1, la quantità massima non deve ovviamente eccedere la quantità disponibile. Compila tutti questi campi con i dati del cliente finale. Nome dell'azienda, nome e cognome del cliente finale, città, paese e stato di spedizione. In questo campo potrai inserire qualsiasi tipo di informazione relativa al tuo ordine che vorrai comunicare alla logistica. Ad esempio, se vuoi che questo pacchetto venga spedito come pacchetto regalo. In quest'altro campo invece puoi inserire le tue note personali sempre relative a questo ordine. Potrai ritrovare il tuo articolo all'interno dello shopping cart. Procedi in questo modo per tutti gli articoli che devi ordinare. Se hai inserito tutti gli articoli nel tuo carrello, per confermare il tuo ordine clicca su Confirm Order. Scegli il metodo di pagamento. Ricorda che non ti verrà richiesto il pagamento immediato, ma riceverai una mail dal sito di ingrosso a cui sei registrato. Ora potrai ritrovare il tuo ordine cliccando sul pulsante Ordini e ricerca in fondo. Come vedi, lo stato di tutti gli ordini è in new. In questo momento la logistica ancora non vede i tuoi ordini, quindi sei ancora in tempo per modificare eventuali dati del singolo ordine al dettaglio. Ad esempio, cliccando su Edit, puoi variare il destino dell'articolo, aggiungere allegati che saranno stampati e inseriti nel pacco, come ad esempio la fattura al tuo cliente, e puoi inoltre scrivere comunicazioni per la logistica che si occupa delle tue spedizioni. Salva la pagina e torna alla lista iniziale dei tuoi ordini. Se sei pronto per spedire i tuoi ordini, entra su ognuno di essi cliccando sempre su Edit. Modifica lo stato del menu a tendina da New a Ready e ricorda sempre di cliccare su Salva per rendere operative le modifiche effettuate. Ora hai completato il tuo ordine, potrai controllare lo stato di spedizione e continuare a comunicare con la logistica sempre attraverso la sezione Ordini. Ti ringrazio per avermi seguita. Alla prossima!